Buongiorno, benvenuti a questa conferenza stampa che abbiamo convocato con l'Associazione Luca Coscioni, Science for Democracy, la Federazione Italiana Scienze della Vita e la Società Italiana Genetica Agraria, a un anno dalla decisione della Corte Europea di Giustizia relativa a recenti tecniche di mutagenesi che sono state considerate senza tener di conto del parere della scienza. Vogliamo ringraziare l'onorevole Aldo Penna che ci ha consentito di essere qui oggi in conferenza stampa. Dobbiamo anche segnalare l'assenza della stampa parlamentare, probabilmente il tema è di tanta interesse mondiale che non entra in quello della Camera e del Senato. È trascorso esattamente un anno da quel 25 luglio del 2018 in cui la Corte Europea di Giustizia ha adottato una decisione sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. La Corte che cosa ha stabilito? Gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi costituiscono organismi geneticamente modificati. La decisione della Corte del Lussemburgo svantaggia pesantemente i centri di ricerca pubblici e andrà a penalizzare gravemente l'agricoltura italiana. Siamo circa 100 e più organizzazioni europee per lanciare questo appello alle istituzioni affinché questo aspetto dell'editing genomico non venga omologato ai classici OGM, perché tecnicamente è realmente molto diverso. Noi abbiamo tenuto una conferenza che ha evidenziato, numeri alla mano, come la sostenibilità dell'agricoltura in Italia è fortemente a rischio. Ci vuole la messa in atto di tutta una serie di misure strategiche che invertano la rotta e pongano il nostro Paese in condizioni di migliorare. È il problema principale per il quale noi siamo qui, ovvero un totale disallineamento tra la legislazione e l'avanzamento tecnologico e delle conoscenze scientifiche. Con le pratiche dell'ingegneria genetica detta di genome editing noi possiamo modificare in maniera mirata e specifica singole sequenze e il risultato di questa modificazione è esattamente il prodotto che si otterrebbe da una mutagenesi naturale. Ovviamente nessuno qua pretende di dire che il genome editing risolverà tutti i problemi dell'agricoltura, ma mette sicuramente a disposizione degli strumenti che possono rispondere alle sfide che l'aumento della popolazione, la necessità di produrre cibo, la necessità di fare un'agricoltura sostenibile, la necessità di avere delle colture che sono in grado di rispondere ai cambiamenti climatici richiede. Se la gente sapesse in modo semplice, chiaro, che stiamo parlando della possibilità di ottenere prodotti di migliore qualità, di ottenere prodotti più ecologici, che possano consumare meno risorse naturali, che abbiano meno bisogno di pesticidi, fertilizzanti, eccetera, e che quindi questo ha tutta una serie di ricadute positive in termini economici, in termini di qualità dei prodotti, questa sarebbe una partita già vinta. Ma evidentemente esiste un blocco ideologico che impedisce di vedere la realtà. Slow Food ha detto le cose che ha detto, cosa ne pensa Coldiretti, cosa ne pensa Confagricoltura? Questo tipo di proibizioni ostacolano innanzitutto la ricerca pubblica e sono un regalo a poteri aziendali e statali di altri paesi. Non stiamo parlando di difendere la scienza o di difendere gli scienziati, ma di affermare il diritto dei cittadini a beneficiare dei risultati del progresso scientifico. Ci auguriamo che non siano soltanto gli scienziati ad essere protagonisti di questa mobilitazione, siano gli agricoltori e le loro organizzazioni, siano i consumatori e le loro organizzazioni, siano alla fine i cittadini e ogni organizzazione che abbia a cuore il benessere economico e non solo delle persone. Ringraziamo tutti gli intervenuti oggi, non mancheremo di far avere questa lettera aperta direttamente al Ministro Centinaio che ci pare stia facendo i passi nella direzione giusta. Non mancheremo anche di insistere sia attraverso le attività pubbliche, magari anche qualche merenda ulteriore con i prodotti crispati, ma anche con l'iniziativa dei cittadini europei
che sembra essere pronta a partire dall'agosto del 2019. Concludiamo qui questa conferenza stampa, grazie e di nuovo a tutti gli intervenuti e a presto.